Salve amici miei, buona giornata a tutti. Oggi vi propongo per le feste natalizie un delizioso pan brioche rustico, perfetto per portare in tavola l'allegria e la gioia delle feste natalizie e non solo, Quindi, detto questo, iniziamo subito questa semplice e buona preparazione. Mi raccomando, non saltate i passaggi per avere un ottimo risultato. Ed ora cominciamo. Iniziamo mettendo nella ciotola della planetaria la farina, il lievito, lo zucchero, le uova, il parmigiano, un pizzico di pepe, olio e latte. Come vedete, io sto utilizzando per questa preparazione la planetaria, ma per chi non l'avesse a disposizione può tranquillamente utilizzare delle fruste elettriche oppure lavorare l'impasto a mano. Certo, con un po' di lavoro in più e un po' di tempo in più, però il risultato è ottimo. Quindi adesso cosa facciamo? Ho messo all'interno tutti gli ingredienti e inizio a far lavorare l'impasto. Amici carissimi, dopo parecchio tempo la mia dolce planetaria purtroppo mi ha lasciato. Sì, perché non funziona. E vabbè. Ok, non ci perdiamo d'animo e continuiamo la preparazione con le fruste elettriche. Ecco qui, il frustino elettrico è pronto. Come vedete ho messo i ganci per impastare. L'impasto ha preso corpo e a questo punto aggiungo il sale e continuo a lavorare. Sono passati 5 minuti e l'impasto si è compattato. Adesso continuerò la lavorazione a mano per non sforzare troppo anche il frullino. Verso un po' di farina sul piano da lavoro e svuoto la ciotola. Ecco qui. E adesso lo riprendiamo e lo lavoriamo a mano in questo modo. Così facendo otterremo un panetto liscio. Ok, il panetto si è compattato ed è diventato liscio. Adesso lo pirliamo mettiamo un po' di farina nella ciotola e adagiamo il panetto. Copriamo con pellicola e lasciamo lievitare fino al raddoppio del volume. Per velocizzare il tempo di lievitazione metterò l'impasto nel forno spento a luce accesa. Sono trascorse 2 ore e il nostro panetto è lievitato. Bello. E adesso svuoto il panetto sulla spianatoia e lo stendo con il matterello formando una sfoglia. Lo allungo un po'. E con il mattarello e un po' di farina andiamo a stendere.
Stesa la sfoglia, adesso la farcisco. Quindi metto del salame e del formaggio che ho precedentemente tagliato a pezzettini, in questo modo. Sistemato il formaggio e il salame, adesso inizio ad arrotolare la sfoglia. E arrivo a metà, così, in questo modo. Ed ora con un coltello affilato formo delle strisce di pasta. E adesso prendo 3 fettucce e formo una treccina, magari allungandole pure un po' se necessario, E la depongo sulla superficie del rotolo in questo modo. Benissimo, formato le treccine, adesso prendiamo una teglia rotonda, come in questo caso, e adagiamo sopra il rotolo. E adesso cerchiamo di unire i due capi in questo modo, magari aprendo un po' l'impasto e facendo così. Ed ecco qui, com'è carina! Eliminiamo la carta in eccesso. Ed ora rimetto di nuovo nel forno spento a luce accesa la coroncina che abbiamo preparato. Vedete com'è bella questa ciambella? E fino a che non raddoppia di nuovo di volume. A dopo. Il rustico è lievitato di nuovo, adesso con un po' di latte spennello la superficie. E adesso inforniamo. Il rustico è uscito dal forno, l'ho infornato a 180 gradi per 20 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate di qualche grado la temperatura e poi, come dico sempre, ognuno conosce il proprio forno, quindi regolatevi di conseguenza. Detto questo, adesso lo facciamo intiepidire e poi lo portiamo in tavola. Amiche carissime, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento, perché per me lo è stato. E adesso non ci resta che assaggiare. Che bella! Mamma mia! E con questo assaggio io vi saluto, vi aspetto alla prossima ricetta e come dico sempre vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.